Benvenute anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come possiamo realizzare questa bella mantellina che ha questo decoro, questo bordo, vedete questa lavorazione. È molto semplice da fare, io la consiglio soprattutto anche per i principianti che non sanno come insomma lavorare o inizialmente non hanno questa dimestichezza con le lavorazioni. Si può chiudere, quindi tenere chiusa con dei bottoncini a pressione oppure semplicemente tenerla aperta così, poi insomma dipende dai gusti. Io qua ho messo un solo bottoncino a pressione, però se volete chiuderla tutta basterà aggiungere altri bottoncini. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora, per il nostro tutorial io vado ad usare questo tipo di lana, è una lana insomma abbastanza grossa, quindi per uncinetto 5-6 mm. È lavabile in lavatrice, io perciò l'ho presa perché vedete è poliestere, quindi non è una lana particolarmente pregiata, però mi interessava perché volevo un prodotto, visto che stiamo molto in casa, insomma a causa della pandemia, un prodotto che posso lavare tranquillamente in lavatrice. Ovviamente non va messa in asciugatrice, non va stirata e né strizzata. Significa che quando la mettiamo in lavatrice non facciamo quella strizzatura classica, insomma, che si fa per i capi. Quindi la laviamo semplicemente in lavatrice e poi si mette fuori, insomma, o la strizziamo delicatamente a mano prima di stenderla. E questo insomma mi è piaciuto di questa lana, quindi non è una lana molto costosa, però vi dirò che i risultati vengono molto bene. È un gomitolo da 100 grammi, io l'ho comprato in un negozietto diciamo qui vicino, ovviamente mi sono dovuta accontentare di quello che ho trovato perché il mercato insomma non lo stanno facendo e quindi ho dovuto comprarla lì. Però voi chi non ha la possibilità, io nel box informazioni vi metto sempre il link di alcuni fornitori sulla pagina Amazon e lì potete insomma andare a vedere un pochino se hanno delle cose che vi possono interessare. Trovate uncinetti, marcapunti, insomma tutto quello che in genere serve a chi piace uncinettare. Detto questo, iniziamo il nostro tutorial. Allora, per il nostro tutorial io per questa lana devo mettere su 56 catenelle e vado ad usare un uncinetto 5,5. Come dicevano in descrizione potete usare 5-6 mm, io uso il 5,5. Ora, per la nostra lunghezza, vedete, la mia catenella con questi punti misura circa, vi faccio vedere, 40 centimetri. Ecco qua. Quindi i miei 56 punti, le mie 56 catenelle equivalgono a 56 centimetri. Perché come vi dico spesso, voi anche nei commenti me lo chiedete, quante catenelle devo mettere? Allora, le misure non si calcolano mai in catenelle, ma in centimetri. Questo significa che se voi usate un filato più sottile, è chiaro che la misura viene più piccolina. Quindi nel caso volete usare un filato più piccolino, come dovete fare? Allora, il numero di catenelle che voi andate a mettere andrà diviso per 5, perché il modello della mantella è fatto proprio così. Quindi significa che voi andate a dividere per 5, calcolando chiaramente che l'ultima catenella deve essere una maglia alta. Quindi io metto 56 punti per il mio uncinetto, questa è una taglia unica. Chiaramente, come vi dico sempre, se avete dei filati sottili potete metterlo anche in doppio e quindi poi andare a lavorare con un uncinetto più grande che in questo caso scusate, il 5,5. Adesso iniziamo la nostra lavorazione contando 1, 2, 3 e 4 e nella quarta andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta. Dobbiamo lavorare per questo giro 10 maglie alte totali come si presentano, quindi 2 le abbiamo lavorate e proseguiamo e ne lavoriamo 10. Quindi proseguite lavorando 10 maglie alte in ogni catenella che segue. Lavorate le nostre 10 maglie alte, nel prossimo andiamo a lavorare quello che è il nostro aumento. Cercate sempre di allargare i punti per vedere bene dove entrate. Entriamo, vedete, nel prossimo e lavoriamo un archetto, una conchiglia, come la volete chiamare, e lavoriamo 2 maglie alte, una catenella e nello stesso punto sempre, vedete, lavoriamo altre 2 maglie alte. 1 e 2.
Adesso stendete sempre bene il lavoro, vedete bene qual è il prossimo punto. Adesso dobbiamo andare a lavorare 10 maglie alte come si presentano, quindi in ogni punto che segue lavoreremo semplicemente delle maglie alte. Ne dovete lavorare 10 totali. Lavorate, vedete, il secondo gruppo di 10 maglie alte, avremo già questo risultato. Ora, nel prossimo, quindi 10 li abbiamo lavorati a maglia alta semplice, di nuovo facciamo il nostro aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. E ora di nuovo, vedete, allargate bene il punto perché non dovete saltare nessun punto. Qui vedete abbiamo il prossimo, iniziamo a lavorare la nostra sequenza di 10 maglie alte come si presentano. Quindi andiamo a lavorare di nuovo le nostre 10 maglie alte. Di nuovo abbiamo lavorato, vedete, le nostre 10 maglie alte. Nel prossimo di nuovo il nostro aumento. Quindi 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. Adesso continuiamo e lavoriamo 10 maglie alte come si presentano. Arriviamo, vedete, agli ultimi punti da lavorare dopo che ho lavorato le mie 10 maglie alte, quindi nel prossimo vado a fare il mio aumento, che saranno sempre le 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. Adesso ovviamente abbiamo gli ultimi punti da lavorare, che saranno 10, quindi lavoriamo le nostre 10 maglie alte fino chiaramente alla fine del nostro giro. Quindi una volta vedete che ho lavorato gli ultimi punti, questo deve essere il vostro risultato e man mano la nostra mantella ovviamente va a crescere, ok? Adesso iniziamo quelli che sono chiaramente gli aumenti per avere poi il risultato della nostra mantella. Allora, come proseguiamo? Andiamo innanzitutto a realizzare le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, e giriamo il nostro lavoro. Adesso noi dovremmo fare sempre lo stesso giro con la stessa tecnica di aumenti. Quindi cosa facciamo? Lavoriamo 9 maglie alte, quindi questa è la prima, entro nella seconda e lavoro 9 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maglie alte. Nella maglia alta, vedete, noi qua abbiamo il gruppo di aumenti. Questo qua inizia il gruppo. Nella maglia alta, prima che inizi il nostro gruppo, noi dobbiamo fare sempre un aumento. Quindi significa che in questa prima del gruppo io vado a fare un aumento, cioè lavoro 2 maglie alte. Adesso andiamo ad avvalerci dei marcapunti, che specie per le principianti sono degli ottimi alleati. Dove ho fatto, vedete, questa maglia alta, vado a mettere un marcapunti. Perché? Perché qui non mi sbaglierò mai, facendo così dovrò fare sempre 2 maglie alte in questo punto. Adesso abbiamo, vedete, il nostro archetto o la nostra curva, come la volete chiamare, entriamo al centro e lavoriamo il nostro archetto, quindi 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. Adesso vedete, sottostante abbiamo le 2 maglie alte del nostro archetto. Queste non vanno lavorate, andiamo sulla terza e lavoriamo 2 maglie alte.
Siccome anche qui dovremmo sempre fare il nostro aumento, io cosa faccio? Metto il mio marcapunti anche qui. Quindi quando vedrò questa situazione significa che faccio 2 maglie alte in questo punto. Al centro, se volete, potete mettere il marcapunti, io non lo metto, però se mettete il marcapunti anche qua sapete chiaramente che dovete aumentare anche qui. Qui non lo metto per non confondermi che vado a fare magari solo 2 maglie alte. Quindi qui dove ho marcapunti farò sempre 2 maglie alte, sempre. Al centro ovviamente andrò a fare sempre 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Adesso ho fatto qui gli aumenti, proseguo lavorando delle maglie alte, arrivando chiaramente dove ho l'ultima maglia alta prima del mio archetto. Allora, qui ho l'archetto, vedete? Qui ho le 2 maglie alte dell'archetto. Questa sarà la maglia dove devo aumentare. Quindi proseguo e vado ad arrivare lì. Tenete presente sempre che le maglie dell'aumento della curva, diciamo, dell'archetto non si devono lavorare. Quindi vedete, io arrivo qui ed ecco che questa è la maglia alta prima della lavorazione dell'archetto. Quindi entro qui e lavoro 2 maglie alte nello stesso. Quindi 2 maglie alte nello stesso punto, prendo il marcapunti perché qui andrò sempre a fare il mio aumento nel corso della lavorazione e vado direttamente al centro, queste 2 non le lavoro, quindi lavoro 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Adesso sottostante ho le 2 maglie alte che chiaramente fanno parte del gruppo di aumento, le salto e qui vado a lavorare nella terza 2 maglie alte che saranno il mio aumento. Quindi significa che sulla prima, perché vedete noi su quella che viene prima, proprio subito prima dell'archetto dobbiamo fare l'aumento, quindi anche qui vedete, qui ho l'archetto, qui è la prima subito dopo l'archetto e metto il mio marcapunti. Quindi vedete sarà semplice perché praticamente noi non possiamo assolutamente sbagliare. Proseguiamo così e lavoriamo sempre le nostre maglie alte fino ad arrivare a quella prima dell'archetto. Allora qui abbiamo l'archetto, ne lavoriamo un'altra, ecco qui vi faccio vedere sempre, quindi vedete questo è l'archetto, sono i 4 punti, questa è l'ultima prima dell'archetto, entro e lavoro 2 maglie alte. Sulla seconda metto sempre il marcapunti. Ora vado direttamente al centro, quindi queste 2 non le lavoro, entro al centro e lavoro sempre 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto. Adesso questi 2 sono dell'archetto, quindi vado nel terzo e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto. Di nuovo metto il marcapunti sulla prima, vedete dove ho aumentato, e vado a proseguire arrivando sempre dove ho la penultima maglia alta prima del mio archetto. Quindi guardate bene, sempre, qua l'aumento, questa vedete è l'ultima, quindi
cioè la prima ovviamente prima dell'archetto, lavoro 2 maglie alte qui nello stesso punto e di nuovo metto il marcapunti perché è qui che andrò sempre ad aumentare. Ora ho il mio archetto 1 2 3 4 maglie alte al centro, salto queste due e lavoro 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte, sempre nello stesso punto. Ora di nuovo saltiamo le due che fanno parte del gruppo D dell'archetto, filo sull'uncinetto e sulla terza lavoriamo le nostre 2 maglie alte, che è il nostro aumento. Anche qui sulla prima che abbiamo lavorato mettiamo il nostro aumento. E adesso andiamo a lavorare delle maglie alte come si presentano fino alla fine. Arrivati, vedete che abbiamo lavorato le ultime maglie alte semplici come si presentano, vedete che già il lavoro sta crescendo già al secondo giro, ok? Quindi adesso andiamo a proseguire quello che è il terzo giro. Ora iniziamo il nostro terzo giro sempre con 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Adesso praticamente questo sarà il giro, lo stesso giro per tutta la lunghezza della nostra mantella, quindi una lavorazione semplice veramente anche per le principianti. Filo sull'uncinetto, lavoro vedete nella prossima e lavoro le maglie alte come si presentano fino ad arrivare dove vedete noi abbiamo i nostri marcapunti, quindi il lavoro sarà semplice, non dobbiamo né contare e quindi magari possiamo sbagliare, anche se ovviamente le più esperte sanno che contare in alcuni casi è molto importante. Quindi vedete io lavoro delle maglie semplici a maglia alta fino ad arrivare dove ho chiaramente questo marcapunti che abbiamo messo al giro precedente. Quindi lavoro quella prima, vedete, del marcapunti. Dove ho il marcapunti vado a fare l'aumento, lo tolgo, lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, vado a rimettere il marcapunti, non ve lo dimenticate, così sarà sempre semplice. Allora, un consiglio che vi voglio dare per quanto riguarda questi marcapunti, se già non li avete acquistati, è che tra questi due modelli io vi dico di preferire questi che si chiudono proprio. Vedete, perché quando facciamo delle lavorazioni molto lunghe, spesso capita che questi qua si sgancino. Allora, questo modello piccolino forse non tanto, ma siccome quando comprate questo kit con questa apertura così, ve ne mandano alcuni anche un po' più grandi e quelli sono scomodi perché nella lavorazione scappano via praticamente. Invece questi, vedete, si agganciano proprio come la spilla da balia, quindi io ve li consiglio. Allora, detto questo, abbiamo messo il nostro marcapunti sull'aumento e andiamo a proseguire sempre saltando i 2 punti, quindi ricordatevi questo particolare. All'interno della nostra punta, il nostro archetto, andiamo a lavorare 2 maglie alte, una catenella e di nuovo 2 maglie alte. Adesso vedete abbiamo subito il punto dove dobbiamo andare ad aumentare, perché ricordatevi sempre che questi due si saltano, quindi io tolgo il mio marcapunti, lavoro le mie 2 maglie alte dell'aumento, rimetto il marcapunti sul primo, ok? Non vi confondete, sul primo sempre, cioè dovrà andare sempre sul primo, cioè sul primo, ovviamente stiamo lavorando in questo verso, primo del nostro archetto e primo subito dopo il nostro archetto. Adesso dovete proseguire lavorando sempre delle maglie alte. Dove abbiamo il nostro marcapunti lavoriamo, vedete, le 2 maglie alte, saltiamo sempre le 2 maglie alte subito dopo l'aumento, lavoriamo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e di nuovo saltiamo i 2 punti dell'archetto e lavoriamo l'aumento sul primo. Rimettete sempre il marcapunti perché si dovrà proseguire in questa maniera fino alla fine. Quindi io adesso vado a fare questo giro, ve lo faccio vedere e poi proseguiamo sempre così. Terminato, vedete, il nostro terzo giro, ecco che cresce il nostro lavoro. Adesso dovete andare a proseguire sempre
iniziando con 3 catenelle, quindi ogni giro lo iniziate sempre con le nostre 3 catenelle, giriamo il nostro lavoro, lavoriamo una maglia alta in ogni punto come si presenta, dove vedete incontriamo i nostri marcapunti, 2 maglie alte, saltiamo sempre le 2 maglie dell'archetto e nel centro andiamo a lavorare 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe totali ho realizzato prima di fare poi il bordo insieme. Allora, io ho proseguito, vedete, e ho realizzato in totale 25 righe, quindi la lunghezza sarà di 25 righe. Vado a misurare il lato più lungo, quindi dove ho, vedete, la lavorazione dell'archetto o della conchiglia, e la mia altezza è 40 centimetri. Ecco, allora io non l'ho fatta proprio corta, anche perché adesso dobbiamo calcolare che andremo a fare un bordo, no? Di decorazione. Non l'ho voluta fare proprio corta al gomito, leggermente, insomma, che possa coprire anche un po' la schiena più giù. Ovviamente questa è una questione di gusto, nel senso che potete fermarvi anche molto prima e poi realizzare il bordo. Quindi, detto questo, passiamo a quella che è la lavorazione del nostro bordo. Allora, quindi io mi trovo qui, vedete, qui ho fermato il mio filo che devo continuare la lavorazione e per il mio bordo vado a continuare così. Ovviamente lavoreremo prima il bordo, quello che va sotto, e dopo continueremo a lavorare quello che è praticamente sono i 2 laterali e il collo. Adesso ci troviamo, vedete, in questa maniera qui, quindi io devo continuare la mia lavorazione e lavoro praticamente 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro, all'interno dello stesso punto lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi io praticamente ho 4 maglie alte contando anche quella da 3 catenelle. Salto 2 punti, quindi 1 e 2, e sul terzo lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. Di nuovo lavoro 1 e 2 in questo caso perché ho chiuso con la maglia bassa e lavoro all'interno 3 maglie alte, 1, 2 e 3, che con il primo punto saranno sempre 4. Salto 1 e 2 punti e sul terzo una maglia bassa. Quindi vedete, andiamo a lavorare in questa maniera qui. Di nuovo 1 e 2, lavoro 1, 2 e 3 maglie alte, quindi 4 totali, salto 2 punti e nel terzo lavoro la maglia bassa. Quindi adesso dobbiamo andare a proseguire in questa maniera qui per tutta la riga. Anche quando, vedete, incontriamo la punta, lavoreremo in questa maniera. Adesso arrivo più o meno dove ho la prima punta, così vi faccio vedere. Allora, vedete, io mi sono avvicinata a quella che è la prima punta, il mio primo archetto, quindi lavoro 1 e 2, la stessa sequenza, all'interno lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3, salto 2 punti e sul terzo vado a chiudere a maglia bassa. Adesso vedete, io ho i primi 2 punti dell'archetto e quindi lavoro 1 e 2, sempre le mie 3 maglie alte, 1 e 2 e 3, salto i 2 punti e al centro vado a chiudermi a maglia bassa.
così, ok? Di nuovo adesso lavoro 1 e 2, filo sull'uncinetto, 3 maglie alte, salto i 2 punti che sono quelli dell'archetto sottostante e sul terzo una maglia bassa. Quindi questo, vedete, sarà il risultato, quindi girerà, il bordo girerà intorno. Chiaramente se non avete messo le mie stesse maglie magari vi trovate diversamente, però cercate insomma di fare sempre questa cosa che va sempre arrotondata, ok? Anche se non vi trovate preciso, però ripeto, se avete messo le mie stesse maglie, i miei stessi giri, è per forza che vi dovete trovare. Quindi adesso andiamo a proseguire per tutto il primo giro in questa maniera qui. Allora, vedete, io arrivo quasi alla fine del mio primo giro, ho lavorato le mie 4 maglie alte, compresa delle 3 catenelle iniziali, 1, 2, sul terzo chiudo a maglia bassa, 1 e 2, filo sull'uncinetto, lavoro le mie 3 maglie alte, uno e 2 e su l'ultima fatte da 3 catenelle lavoro la mia maglia bassa per chiudere la lavorazione. In questo caso possiamo chiudere anche a maglia bassissima, ok? Allora andiamo a vedere insieme, ecco qua, quindi verrà sotto la nostra mantellina, vedete, questa lavorazione in questa maniera così. Adesso andiamo a continuare. Adesso dobbiamo andare a continuare, quindi quello che è il nostro bordo sottostante, io ho chiuso a maglia bassissima, una catenella e giro il mio lavoro e mi devo portare, vedete, al centro di questa punta. Quindi cosa faccio? Entro nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassissima, entro in quello dopo, lavoro una maglia bassissima, entro in quello dopo, lavoro una maglia bassissima e ancora, vedete, in quello dopo, perché c'è un'altra maglia di 3 catenelle e lavoro sempre una maglia bassissima. Quindi mi sono portata sul centro in questa maniera qui. Lavoro 1, 2, 3 e 4 catenelle, vado all'interno della quarta, così, della terza catenella e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Di nuovo lavoro 1, 2, 3 e 4. Qui vedete ho l'ultima maglia alta e sopra sulla catenella vado a chiudere a maglia bassissima. Di nuovo 1, 2, 3 e 4. Qui ho, vedete, l'ultima maglia alta, sull'ultima catenella qui mi chiudo a maglia bassissima. Quindi questo secondo giro per il bordo andrà fatto tutto così, quindi voi procedete fino alla fine. Allora arrivo, vedete, alla fine del mio giro e completo sempre lavorando le mie 2, 3 e 4 catenelle, entro nell'ultima maglia, quindi la catenella, e chiudo a maglia bassissima. Adesso vedete, io ho completato il mio bordo, ho fatto un bordo, andate a nascondere ovviamente i fili, ho fatto un bordo veramente molto semplice, molto carino, indossato è molto bello. Il mio colore forse è un colore un po' più carico, quindi non si nota tanto, però vi posso dire che nei colori chiari è un po' come la mantella Marilù. Io la feci color panna e la lavorazione si vede proprio benissimo. Anche questa ha una bellissima lavorazione, devo dire la verità, però è molto semplice, quindi anche per principianti. Adesso dobbiamo andare a continuare praticamente la nostra. Allora, questo è il bordo, vedete, sottostante, questa è la lavorazione che viene sul basso. Adesso dobbiamo salire su quelli che sono i lati e il collo, quindi io semplicemente mi sono agganciata qui, non faccio altro, vedete, io qui sono agganciata, entro nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa, entro più all'interno e lavoro una maglia bassa, entro nel prossimo, quindi
queste sono le maglie alte praticamente che noi abbiamo di ogni riga e dobbiamo entrare come se vedessimo dei punti delle maglie, insomma, e lavorare delle maglie basse. Quindi in ogni punto andiamo a fare una maglia bassa. Ecco, vedete, io entro, qui è un'altra maglia alta, quindi vedo il punto, entro dentro, anche qui guardo il punto ed entro dentro, così, ok? Quindi andiamo a rendere questa parte un po' più spessa, anche perché se dopo vogliamo mettere dei bottoncini a pressione sarà semplice visto che è più consistente. Quindi andiamo a lavorare tutta la lavorazione fino al collo. Una volta vedete che io arrivo nell'ultimo punto qui e ho lavorato tutta la riga, adesso devo lavorare quello che è il collo. Ora per il collo vado a fare un giro di maglie basse perché chiaramente lo voglio che arrivi un po', insomma, che faccia un po' di calore ovviamente al collo, e quindi lavoro 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e nel prossimo punto entro e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, nel prossimo punto entro e lavoro una maglia alta. Nel prossimo sempre una maglia alta. Quindi per tutta la lunghezza del nostro collo andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. Allora, una volta che io, vedete, ho lavorato le maglie alte, anche dove il punto è largo, vedete, qui dovete sempre lavorare una sola maglia alta, ok? Quindi non vi confondete. Io ho realizzato giusto un bordino per il collo. Adesso, se qualcuno volesse praticamente fare un collo un po' più alto, no, basta andare e venire, vi alzate con 3 catenelle e praticamente fate dei giri di andata e ritorno. Ovviamente vi dovete ritrovare qui perché adesso dobbiamo andare a completare l'altro lato della mantella, ok? Quindi potete fare anche più giri per realizzare un collo un pochino più alto. Io lo lascio così perché insomma così va bene. Adesso io mi trovo in questa posizione, devo entrare in ogni punto come ho fatto dall'altro lato, quindi entro e vado a lavorare delle maglie basse in ogni punto. Quindi andate in ogni punto e realizzate delle maglie basse, così. Arriviamo, vedete, negli ultimi punti, lavoriamo le ultime maglie basse e nell'ultimo punto lavoro una maglia bassissima, che è praticamente dove ho l'inizio della lavorazione del bordo. Taglio il mio filo e chiaramente andrò con un ago a nascondere il filo all'interno della lavorazione. Quindi andate a nascondere tutti quelli che sono i fili. Quindi la nostra mantella a questo punto è terminata. Andiamo, come vi ho detto, a nascondere tutti i nostri fili. Questa vedete la lavorazione, poi nell'anteprima la vedete indossata, che chiaramente rende più l'idea. Io vado a cucire, vedete, dei piccoli bottoni di questi a pressione. Possiamo metterlo uno al centro e poi dividerli per la lunghezza, magari anche 3 possono andare bene o anche solo uno al centro per tenerlo fermo giusto sulle spalle. Insomma, questo poi è un gusto personale. Io spero veramente che il tutorial vi sia piaciuto. Se è così mettete un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e, cosa più importante, attivate la campanella. Quella farà in modo che ogni volta che carico un video sul mio tutorial vi arrivi la notifica, così potete vedere se quel video fa per voi oppure passare oltre. Io vi saluto al prossimo tutorial.